Ciao a tutti, io sono la Fra e benvenuti in questo mio nuovo video della rubrica dedicata ai personaggi di Metal Gear Solid. Prima di tutto vi avviso che questo filmato contiene spoiler sulla trama della saga ed è quindi indirizzato a chi ha completato tutti i titoli. Inoltre, non tratterò gli eventi principali, ma cercherò di soffermarmi sulla psicologia del personaggio. Ci tengo a precisare che si tratterà di un'interpretazione molto personale, per questo sentitevi liberi di commentare e dirmi che cosa ne pensate. Kazuhira Miller è un personaggio secondario di Metal Gear, con un ruolo però molto importante nella storia, soprattutto per quanto riguarda il suo rapporto con Big Boss. Comparso in svariati capitoli, negli anni lo abbiamo visto mutare e trasformarsi completamente e siamo venuti a conoscenza di molti eventi legati al suo passato e ai suoi ultimi giorni. Miller nasce a Yokosuka nel 1946, quando il Giappone si trovava ancora sotto l'occupazione degli Stati Uniti. La madre era una prostituta giapponese, rimasta incinta da un soldato americano. Quest'ultimo aveva però fatto ritorno in America poco prima della nascita del figlio. La donna si trovò così a dover crescere il bambino da solo, in un Giappone appena uscito dal conflitto mondiale. Proprio per questo decise di chiamare il bambino Kazuhira, parola giapponese che significa pace. L'abbandono paterno prima della nascita segnò molto profondamente la personalità di Miller. Non avere un padre gli aveva infatti impedito di essere registrato all'anagrafe e quindi crebbe senza avere una cittadinanza. Spesso, durante l'infanzia e l'adolescenza, subì forti discriminazioni proprio a causa del suo aspetto. Per via degli occhi chiari e i capelli biondi, la sua apparenza lo rendeva molto più simile a un americano. Tutto questo portò il giovane quegli anni a sviluppare un sentimento di avversione verso le sue stesse origini giapponesi e ben presto Kaz iniziò a identificarsi nella cultura americana e desiderare di trasferirsi. Una volta riuscito a mettersi in contatto con il padre naturale, ricevette abbastanza soldi per intraprendere il viaggio oltreoceano, lasciò la madre e partì. Il padre di Miller era un ex militare in ritiro che durante la seconda guerra mondiale si era distinto come esperto di sopravvivenza. L'uomo aveva recentemente perso un figlio, fratellastro di Kaz, nella guerra in Vietnam e vivendo ormai solo accusava i sintomi di una forte depressione. Anche per questo accettò volentieri di prendersi cura del ragazzo e di fornirgli un'educazione. Kaz erediterà quindi il suo cognome e si laureerà in America, realizzando finalmente il suo sogno. Agli inizi degli anni 60, Miller si è ormai perfettamente ambientato ed è il classico ragazzo americano, amante della libertà e delle donne e anche un pacifista che protesta attivamente contro la guerra in Vietnam. Ricevuta la notizia della grave malattia della madre, Miller decide però di fare il ritorno in Giappone. Lì si arruola nelle forze armate nipponiche per avere un primo assaggio della vita militare e poter pagare le cure mediche alla donna. La sua esperienza nelle forze armate giapponesi è però molto breve. Ben presto si rese conto che le sue capacità, innegabilmente sopra la media, non venivano premiate a causa delle sue origini. Fece così rientro in America, scoprendo però che il padre si era suicidato. Da quel momento Miller, rimasto solo, inizierà a viaggiare per tutto il mondo, vivendo da mercenario. Ciò che rende il personaggio molto interessante è il suo dualismo, che lo vede da sempre diviso tra ideologia e interesse imprenditoriale. Sicuramente le discriminazioni che aveva subito in giovane età e la povertà che aveva vissuto nei suoi primi anni avevano generato in lui un forte desiderio di rivalsa e ricerca di successo, che sommata alla rabbia nei confronti della sua stessa nazione lo portarono a sviluppare pian piano il desiderio di creare un proprio esercito privato. Gli eventi lo porteranno così a incontrare Big Boss, persona che influenzerà nel bene e nel male il resto della sua vita. I due si incontreranno la prima volta in Colombia nel 1972, come nemici. Kaz, avendo assistito alla sconfitta di tutta la sua squadra per mano di Snake, gravemente ferito cercherà invano di suicidarsi utilizzando una granata, provando così a togliere la vita anche al suo assalitore. Big Boss rimase molto colpito dall'indole di samurai di Miller, disposto a sacrificarsi pur di non accettare la sconfitta. Proprio per questa sua determinazione e natura combattiva, Snake lo risparmierà e gli proporrà svariate volte di unirsi a lui negli MSF, promettendogli di insegnargli tutto sulla sua filosofia di vita da mercenario. Il giovane, però, molto orgoglioso, rifiuterà l'offerta e tenterà più volte di reclutare Big Boss come suo sottoposto per iniziare il business degli eserciti privati. Dopo diversi scontri, i due riusciranno ad arrivare finalmente ad un compromesso. Kaz decide così di unirsi agli MSF come secondo in comando, vedendo in loro un'interessante possibilità per realizzare il suo intento.
Ed è così che incontriamo per la prima volta Miller durante gli eventi di Metal Gear Solid Peace Walker, quando Big Boss riceve la visita di 2 clienti. Sono il professor Galvez e la sua giovane studentessa Paz. Questi ultimi richiedono i servizi dell'esercito privato, offrendo come compenso una piattaforma al largo dei Caraibi, in cui gli MSF avrebbero potuto trasferirsi e accrescersi molto agevolmente. Accettata l'offerta, Big Boss e Miller si spostano sulla piattaforma e, continuando ad operare come mercenari, trascorrono quello che sarà un periodo molto tranquillo e sereno delle loro vite. Miller in questi mesi si affezionerà moltissimo a Paz, rivedendo in lei la stessa spensieratezza e mentalità libertina che lo aveva portato a viaggiare per il mondo negli anni 60. Il loro legame sarà molto importante per Kaz, che forse arriverà quasi a dimenticare, o comunque a sottovalutare, la vera identità della ragazza. Come presto rivelerà a Big Boss, Paz era infatti una spia del KGB e di Cypher. Nei mesi seguenti, Kaz e Snake continueranno la creazione di un esercito, reclutando uomini da tutto il mondo e allestendo la Mother Base. I due svilupperanno un rapporto di amicizia e collaborazione molto consolidato ed efficace, ma allo stesso tempo getteranno le basi per quella che sarà la loro futura separazione. Snake sarà spesso travagliato e troppo disinteressato agli aspetti economici, e Kaz riuscirà ad essere molto persuasivo e sarà proprio lui ad avere spesso il compito di prendere decisioni ardue, a volte persino nascondendo la verità al suo collega. Il loro allontanamento deriva dalla profonda differenza di ideologia. Miller si era sempre interessato agli eserciti privati, vedendoli come una redditizia impresa, mentre Big Boss, inseguendo il suo sogno di instaurare Outer Heaven, voleva creare qualcosa che andasse ben oltre il business. Probabilmente sarà proprio quando Kaz rivelerà a Big Boss di essere sempre stato a conoscenza della vera identità di Paz e Zadornov ed aver però approfittato della situazione per trarne vantaggio per gli MSF che Snake inizierà a pensare di lasciarlo indietro. Quello che John non verrà forse mai a sapere è che Miller non si era limitato a cercare benefici economici, ma stava ormai da tempo collaborando segretamente con Zero, aiutandolo passando le informazioni relative al progresso tecnologico delle IA. Miller infatti sperava in un futuro di poter trarre profitto prendendo parte alla realizzazione del sogno di Zero. Yes, I'll be in touch, my dear Zero. Dopo la distruzione della Mother Base, Miller subirà il cambiamento più significativo di tutta la sua vita. Il coma di Snake, la devastazione di tutto quello che aveva iniziato a costruire con lui, la perdita degli arti e successivamente della vista avranno un impatto fortissimo sulla sua personalità. Da non sottovalutare è però la rabbia che l'uomo svilupperà in conseguenza al tradimento di Zero. Miller infatti era convinto che dietro l'attacco degli MSF ci fosse proprio il suo vecchio compagno di affari. They played us like a damn fiddle! Give it back! This isn't right, that was ours! We built it, damn it! Non è da sottovalutare il fatto che l'aver collaborato a lungo con Zero e l'aver preso parte alle sue menzogne possano aver instillato in Kaz anche il senso di colpa. La giovane Paz, in seguito al coinvolgimento degli eventi del 1975, verrà infatti brutalmente torturata e perderà la vita. In Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Kaz ci appare quasi irriconoscibile, ben lontano dall'essere il giovane americano amante della libertà e delle donne. Il dolore per le perdite e per le menomazioni è attenuato ormai solo dalla prospettiva di costruire una nuova Mother Base al fianco di Big Boss. Miller infatti non sapeva, o forse semplicemente non voleva vedere, che Venom Snake in realtà era solo il Phantom di Big Boss e il suo vecchio amico lo aveva ormai abbandonato. Venuto a conoscenza della verità rivelatagli da Ocelot, l'odio e la vendetta che aveva provato negli ultimi 9 anni nei confronti di Cypher si riverseranno così su Big Boss stesso. Miller da quel momento gli volterà le spalle per sempre ed inizierà a lavorare per ottenere una vendetta nei confronti dell'uomo che lo aveva abbandonato senza nemmeno curarsene. So that's the way it is. 9 years ago, I thought everything had been taken from me. But now I really have lost it all. The boss, and the future we were building together. No. Big Boss can go to hell. Il piano di Kaz sarà quello di avvicinarsi al giovane clone di Snake, Solid, ed occuparsi personalmente del suo addestramento. Rendendo il ragazzo un abile soldato, sarebbe riuscito ad ottenere un'arma in grado di sconfiggere Big Boss quando sarebbe giunto il momento. Nel 1999, infatti, è Miller, esperto di sopravvivenza e membro della Marina, che fornisce supporto a Solid Snake durante la missione a Zanzibar Land, in cui John perderà la vita.
Dalle sue parole e dai suoi racconti possiamo ancora cogliere l'odio che Kaz provava nei confronti del suo vecchio compagno. Miller aveva addestrato però con dedizione ed affetto Solid, che gli sarà molto grato per tutti gli insegnamenti e continuerà a vedere in lui una figura di riferimento. Proprio a causa di questo rapporto che si era formato tra i due, Miller perderà la vita. Poco prima degli eventi di Shadow Moses, Ocelot lo ucciderà. Quest'ultimo stava infatti favorendo Liquid Snake e, come aveva anticipato nel 1984 allo stesso Miller, questo li avrebbe resi prima o poi nemici. Molti sono gli elementi che contribuiscono a rendere questo personaggio facilmente fraintendibile e decisamente ambiguo. Kaz però è anche una delle personalità di cui conosciamo maggiori particolari legate al suo passato, e questo ci aiuta a comprendere le sue scelte e anche i suoi errori. La sua figura è caratterizzata sia per il background che per la psicologia da grandissimi realismo ed emotività che lo differenziano dalla maggior parte dei personaggi della saga. Diviso tra le figure di Snake e Zero e tra le loro ideologie che muoveranno gli eventi di quegli anni, avrà però un interesse puramente legato al business e forse sarà l'unico personaggio che si muoverà da una parte all'altra cercando sempre solo il proprio profitto, che si tratti di guadagno o di vendetta. Miller incarna infatti perfettamente il desiderio di rivincita, prima nei confronti delle nazioni e della guerra, che lo avevano condannato a una vita insoddisfacente, e successivamente nei confronti di quelli che gli avevano portato via ciò che stava cercando di costruire per lasciarsi indietro le sue origini, e cioè Cypher e Big Boss. Boss, I'm gonna make him give back our past. Take back everything that we've lost. And I won't rest until we do.